Salve, siamo Daniele e Manuela, siamo a Gozo e oggi abbiamo passato una notte a Gozo e adesso faremo qualche piccolo passaggio in qualche zona strategica turistico-ambientale, marittima, interna, esterna. Andremo a fare qualche piccolo landscape in questa splendida isola e poi magari diremo qualcosa. Abbiamo trovato un punto panoramico per ammirare Ramla Bay e un punto Urbex. Anche stavolta ci siamo fatti prendere dalla cosa Urbex, diciamo. Ed è un vecchio edificio che era un vecchio albergo, ecco. Ora magari ci entriamo. E questa è la vista che si gode da questo punto da Ramla Bay. Guardate che bel colore della sabbia, rossastro. Quella è la strada che abbiamo fatto per fare il giro praticamente. E siamo arrivati fino a qua con la motocicletta che abbiamo parcheggiato sopra quella munnizza. Andiamo a vedere un punto migliore per ammirare la Ramla Bay. Punti come questo qui a Malta ne sono rimasti ben pochi, ovvero punti abbandonati in attesa di essere recuperati, perché di fatto la speculazione edilizia e il progresso anche turistico alberghiero non lascerebbe mai spazio a una struttura del genere. È una struttura che sicuramente è stata abbandonata negli anni 90, è stata completamente svuotata, però deve essere molto bella. In alcune guide online c'è scritto che questo è un luogo dove spacciano il crack. C'è qualcuno? Guarda qua, ancora ci sono le cucine. Beh, chiaramente non è rimasto niente, però cioè, quello che mi fa specie è la vista di cui si poteva godere da qua sopra. Siamo sempre più urbexoidi, io e Emanuela. Il panorama è decisamente aggressivo dal punto di vista turistico. Amore, ti piace? Ti piace questo punto Urbex? Il vento scorre addosso, lo sento, in faccia il sole è forte, lo vedo nei suoi occhi il fuoco, l'accendo, prendimi la mano, ti porto lontano, non ci frega niente, dove andiamo? Partiamo! Io e lei in moto, non mi importa il tempo. Io e lei in moto, nella testa ti sento. Io e lei in moto, non importa se è freddo. Io e lei in moto, sulla schiena ti sento. Io e lei in moto, non mi importa il tempo. Io e lei in moto, da dentro il casco ti sento. Io e lei in moto, non importa del tempo. Salve, sono Emanuela. Sto fumando in un punto Urbex. Bene, dai, adesso abbiamo fatto il video. Possiamo anche procedere verso altri siti gozitani. Spero che il video col drone si veda bene. Non l'ho perso, non è caduto, ma stava quasi. Dovrei fare un upgrade di drone. Se avete qualche drone da consigliare, consigliatemelo pure, ovviamente a basso prezzo e sotto 250 grammi. E questo era una location per i matrimoni gozitani. Io sono sicuro che qui tra qualche mese, tra qualche anno, qualcuno lo comprerà e ne farà una location spettacolare. Io e lei in moto, sulla schiena ti sento. Io e lei in moto, tutto resta indietro. Io e lei in moto, noi sulle scie del vento. Io
Allora, questa è Marsalforn. Quando, diciamo, negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo turistico abbastanza importante, questi palazzoni praticamente non c'erano. Secondo me hanno fatto una cazzata, dico la verità. A parte che non si può passare dalla parte portuale. Marsa, come molti sanno, vuol dire porto, infatti vediamo proprio l'insenatura del porto. E ora siamo fuori stagione, ma qui generalmente è pieno di barchette, di insomma, gite turistiche, roba varia. La parte balneabile sarebbe quella di destra, che adesso non è più accessibile praticamente ai mezzi. Boh, secondo me hanno fatto una fesseria a chiudere tutto. Hanno fatto una fesseria a metterci quei palazzoni lì sopra. Saranno belli dal punto di vista della visibilità, ma non ricopre i miei gusti. Bene, siamo seduti qua alla spiaggia di Massa al Forno. Abbiamo preso giusto un caffè e una spremuta. E Emanuela sta combattendo con gli sparpaglioni. È carino qua, ora lo faccio una ripresina. Era giusto per riprendere il nostro momento di relax. Sono le ore 12:20 più o meno. E stiamo facendo un giro di gozzo. Carino. Amore. Sparpaglionis. Mi prende in giro, io ho paura. Oh, povera bimba. Abbiamo fatto un piccolo approfondimento sul ristorante albergo che si chiama, Ulisse. accanto a questo ristorante albergo l'Ulisse, c'è la cosiddetta Calypso Cave, quella che è stata attribuita alla dea Calypso che imprigionò Ulisse per circa 7 anni perché invaghita di Elli o di esso. E chiedendo anche qualche informazione qui in giro, il posto è abbandonato da circa 20 anni, qualcuno dice addirittura che fosse un abuso edilizio. Poi noi pensavamo fosse una location di matrimoni, insomma una location ricercata da parte dei gozitani, invece abbiamo scoperto che i gozitani odiavano questa struttura proprio perché non rispecchiava gli standard di bellezza, di armonia naturale nel luogo. Certo è paradossale perché da quella struttura abbandonata che dava sul mare, in effetti anche, oserei dire anche carina da un certo punto di vista, andare verso Massa al Forno e vedere dei palazzi praticamente a ridosso del mare, oggi nel 2025 fa un po' specie, fa parte di uno dei luoghi urbex maltesi, ce ne sono diversi. Ora sotto in descrizione vi lascerò un link in cui potrete vedere una pagina dedicata a dei siti splendidi che riguardano proprio l'urbex maltese, quindi ville e robe varie. La cosa bella è che c'è particolare attenzione per i dive center. Vedete, per chi è amante del diving, quindi l'attività di diving o di snorkeling, qui è molto, molto portata la spiaggia. Hanno creato delle discese interessanti. Il fondale non ho più pallida idea di come sia, ma per esserci questa attenzione da parte dei divers, che vediamo si stanno buttando piano piano, evidentemente la spiaggia merita. Potete ammirare le centinaia di saline che ancora in maniera senza nessun tipo di manutenzione riescono comunque a produrre un po' di sale, che tra l'altro vendono. Vedete questi punti qua a sinistra, guarda? Lì vendono il sale di questa zona qua. Costerà una fesseria, costerà tanto, non lo so. Però bella questa cosa, molto caratteristica. Già gli antichi romani usufruivano di queste saline per commercializzare, che era il sistema migliore per conservare i loro cibi. Bene, stiamo percorrendo il sentiero che ci porta a Guida Lasri. Vediamo se merita. Un'autentica bellezza gozitana. Ve la mostro. Non è Emanuela in questo caso, eh? Guardate quanto è bella. Non è altro che un fiordo che arriva poi direttamente sul mare, sulla parte più profonda del mare. L'acqua sicuramente è calda perché c'è tanta gente al mare. Siamo al mese di ottobre e qui è notevole. Qui è molto molto bello. Emanuela? Wow. Bello, eh? Viene voglia di buttarsi, sì? Siamo così. Quasi quasi. Ora io mi vado a buttare. E qui siamo Tapinu, questo posto mistico. E adesso andiamo a vedere che cos'è. Ok, questo è il santuario di Tapinu.
è un luogo di pellegrinaggio situato al nord dell'isola di Gozo e il paese si chiama Harp, cui i maltesi vengono a fare pellegrinaggi e chiedono le grazie in stile neoromanico, risalente a quasi 100 anni fa, quindi 1920, completato verso il 1930-31. Secondo la tradizione, il 22 giugno del 1883, una donna chiamata Carmi Grima sentì la voce della Vergine Maria in una vecchia cappella, che oggi è inglobato nel santuario. Dopo questo fenomeno sull'isola si verificarono molti miracoli e in segno di gratitudine gli abitanti della zona decisero di costruire un tempio. I lavori cominciarono così nel 20 e terminarono nel 31, 1920-1931, mentre il santuario venne consacrato l'anno successivo. Nel 1935, dopo la visita del famoso Papa Pio IX, di cui abbiamo parlato già in altre occasioni, il santuario è stato elevato al rango di basilica minore. Questo luogo di pellegrinaggio è stato visitato tanto da Papa Giovanni Paolo II che da Benedetto XVI. Questo perché i precedenti papi hanno dato particolare risalto alla storia ecclesiastica di Malta. Quindi abbiamo una tradizione molto forte. Abbiamo parlato di Pio IX, abbiamo parlato di Benedetto XVI, abbiamo parlato di Papa Giovanni Paolo II. L'isola di Malta, come diciamo tutto l'arcipelago maltese, è una terra particolarmente devota al cristianesimo. Testimonianza di ciò sono le bellissime chiese e i santuari che sono stati costruiti al suo interno. Guardate quanto è bello questo pulpito, ecco. Qui si è abbandonato completamente lo stile barocco che abbiamo trovato alla chiesa di San Giovanni a Valletta oppure alla basilica di Rabat. Queste due sepolture sono dedicate a coloro i quali hanno affermato di sentire la voce di Maria all'interno della cappella, che sarebbe questa qui che è inglobata all'interno del monastero. Quindi abbiamo Carmen Grima e Francesco Portelli. Allora, io non è che sono un credente spassionato, però per dargli questa grandissima attenzione qualcosa ci deve essere stato, anche perché l'isola è stata particolarmente segnalata per eventi miracolosi, tra cui per esempio il ritorno della vista a 2 bambini contemporaneamente e il ritorno della possibilità di camminare a un anziano, casi che a tutt'oggi godono di quell'alone di mistero, come dire, anche scetticismo scientifico che generalmente si presenta proprio nei casi in cui i miracoli sono le uniche spiegazioni logiche rispetto a quella che è una spiegazione scientifica che non c'è. Questo è il bellissimo quadro della Vergine Maria. Molti devoti vengono qui proprio per venire a vedere proprio questo quadro. Molto molto bello. È stato dipinto dal pittore Amadeo Perugino. È possibile ammirare la Madonna con gli angeli nel momento in cui è stata scelta per portare in grembo il nostro caro Gesù. Che ridi, Manuela? Niente, non si può ridere. Allora, Manuela ride perché io sono un bestemmiatore e lei lo sa, lo sanno tutti i miei amici che sono poco avvezzo alla religione. Quindi io ho paura ogni volta che entro in chiesa di essere fulminato da qualche saetta che arriva dal cielo. Andiamo a vedere questi quadretti. Evidentemente qui sono state chieste delle grazie e probabilmente sono state esaudite perché vi sono gli oggetti al suo interno. Qui chiaramente ci sono i ringraziamenti, vedete qua? Ringraziamenti per la grazia ricevuta. Quindi la gente ha chiesto una grazia e poi, avendo ricevuto la grazia, hanno portato qui una reliquia. Un tipo gli ha lasciato tutti i gessi, Sì. corpetti da gesso, Col casco pure. casco. Allora, mi viene di fare un gesto scaramantico che non riprenderò qui, chiaramente. Interessante, per esempio, questa parte qua. Questa parte qui, la parte delle grazie ricevute o richieste da parte dei militari, guardate qui. Probabilmente perché a seguito della guerra hanno chiesto la grazia di ritornare a casa, sono tornati. Mi dispiace perché mi stringe il cuore a vedere i bambini, per esempio, no? In questo caso qua. Però, insomma, per farvi capire l'importanza che hanno dato qui i gozitani maltesi a questo santuario. Cioè, ragazzi, è pieno. Io una cosa del genere non l'ho mai vista. Non so se vedete quella maschera lì, probabilmente è una maschera facciale di qualcosa. So che a Emanuela piace perché li ricorderà sicuramente Soul,
L'Enigmista, sapete quella serie lì? Sono le serie che piacciono a Emanuela. Oh, qui c'è un aereo, vediamo chissà per che cos'è. Nel 1990 l'aereo di Papa Giovanni Paolo II, diretto in Tanzania, doveva arrivare a Malta, ha sviluppato un difetto tecnico che ha messo in pericolo il Papa stesso. Il pilota l'ha attribuito a un miracolo e è venuto a ringraziare Tapino, almeno credo. In mezzo a tante grazie ricevute ci sono anche purtroppo le tragedie. Non tutti questi ringraziamenti vanno a grazie ricevute, ma la preghiera di proteggere qualche caro che non c'è più. Questo luogo non nasce come un luogo di profonda bellezza, ma un luogo di contemplazione. L'abbiamo letto anche su internet. È un luogo di raccolta, di preghiera, di ringraziamento nei confronti della Madonna. La nostra visita qui a Tapinu credo che sia finita. Adesso facciamo un girettino a piedi. Sono molto contento di essere venuto. Me l'aveva consigliato mio zio. Ho detto vai da Tapinu. Forse mi voleva mandare un segnale tipo fatti fare un miracolo. Che ne pensi, carissima Emanuela? Non penso. Emanuela non pensa, ok? Allora Emanuela purtroppo ora che ore sono? Le? Cioè, vogliamo contare in questo video quante volte mi hai chiamato? Che poi sembro io l'antipatica. È un continuo Emanuela, Emanuela, Emanuela. Emanuela, perché io tutto questo lo faccio per te, per chiedere, ti ho portato qua. Ti ho portato qua per chiedere il miracolo alla Madonna, per farti che ogni mattina mi fa male questo, mi fa male quest'altro, e alla schiena, o braccia, o piede, che ne so, il capello bianco, ragazzi. È da un po' di tempo che c'è anche il capello bianco, perché Manella sta facendo vecchietta. Io ce l'ho tutti bianchi ormai, però non mi lamento, perché insomma l'età è quella che è, sì, che va bene così.